Nel 1950 un fisico si sedette davanti a un microfono radiofonico e pronunciò un numero preciso, la quantità esatta di bombe necessarie per cancellare ogni forma di vita dal pianeta Terra. Non lo fece per minacciare nessuno, lo fece per terrorizzare tutti. Quel fisico si chiamava Leo Szilard. Aveva già contribuito a creare la bomba atomica e adesso stava descrivendo qualcosa di molto, molto peggio. Szilard era un fisico ungherese emigrato in America. Era stato lui, nel 1939, a convincere Einstein a firmare la lettera a Roosevelt. Quella lettera che diede il via al progetto Manhattan. La bomba atomica era anche colpa sua e lui lo sapeva. Per il resto della vita portò addosso quel peso. Ma nel 1950 non stava cercando di costruire un'arma. Stava cercando di mostrare al mondo il bordo del precipizio. E l'ingrediente della sua apocalisse non era plutonio, non era uranio. Era qualcosa di incredibilmente ordinario. Cobalto, numero atomico 27, un metallo grigio argenteo che trovi nelle batterie ricaricabili del tuo telefono, nei pigmenti blu delle ceramiche, nella vitamina B12 che il tuo corpo usa per produrre globuli rossi. Lo tocchi ogni giorno senza saperlo. Ma c'è un dettaglio che cambia tutto. Quando un neutrone veloce, quelli che escono da un'esplosione termonucleare, colpisce un atomo di cobalto 59, succede qualcosa di specifico. L'atomo assorbe il neutrone, lo cattura, come una trappola che scatta, e in quell'istante il cobalto 59 diventa cobalto 60, lo stesso elemento, lo stesso numero di protoni, ma con un neutrone in più. E quel neutrone in più è la differenza tra un metallo innocuo e il veleno più efficiente che la fisica possa concepire. L'idea di Szilard era di una semplicità agghiacciante. Prendi una bomba all'idrogeno, quella che funziona con la fusione termonucleare. Avvolgila in un guscio di cobalto 59, metallo comune. Costa poco. Quando la bomba esplode, i neutroni della fusione bombardano il guscio e centinaia di tonnellate di cobalto innocuo si trasformano in 1/1000 di secondo in centinaia di tonnellate di cobalto 60, il veleno perfetto per un pianeta intero. Ma perché perfetto? Perché c'è un numero che rende questo isotopo unico tra tutti gli elementi della tavola periodica. 5,27 anni. Ricordati questo numero. È l'emivita del cobalto 60. Significa che ogni 5 anni e 3 mesi metà degli atomi radioattivi si è spenta. Ma l'altra metà è ancora lì. Ancora attiva. Ancora letale. Sembra un numero qualunque, vero? Non lo è. È probabilmente il numero più pericoloso della tavola periodica. E il motivo è un paradosso che ti farà venire i brividi. Pensa allo iodio 131. 8 giorni di emivita. Pericoloso, sì, ma in poche settimane si esaurisce quasi del tutto. Ti chiudi in un rifugio, aspetti e sopravvivi. Ora pensa all'uranio 238. 4 miliardi e mezzo di anni. Radioattivo, certo, ma così lento nel decadere che la radiazione è debole, gestibile. Il cobalto 60 sta esattamente nel mezzo, abbastanza a lungo per non poter aspettare in un bunker, abbastanza a breve per essere intensamente letale. È nella zona della morte e non c'è niente che puoi fare per accelerare il suo decadimento. Quando un atomo di cobalto 60 decade, spara 2 raggi gamma, uno da 1,17 megaelectronvolt, l'altro da 1,33. Sono tra le radiazioni più penetranti che esistano. Attraversano i vestiti come se non ci fossero. Attraversano la pelle. Attraversano un muro di cemento armato di 1 metro. Non c'è armatura. Non c'è rifugio pratico. Non c'è schermo che tenga.
È come cercare di fermare il vento con una rete da pesca. Quei raggi gamma entrano dentro le tue cellule e colpiscono le molecole di DNA. Non le bruciano. Fanno qualcosa di peggio. Le spezzano. Immagina una scala a chiocciola fatta di cristallo. Perfetta, elegante, milioni di gradini agganciati uno all'altro. Ora immagina che qualcuno la colpisca con un martello invisibile in 20 punti diversi. Simultaneamente. La scala si frantuma e la cellula non sa più come ripararsi. A 4 o 5 gray di dose assorbita, la morte arriva in poche settimane, per sindrome da radiazione acuta. Ma questo è solo quello che succede a una persona. Quello che succede a un pianeta è ancora peggio. Una bomba atomica normale distrugge una città, 2 città, 10. Ma la distruzione è locale. Puoi fuggire, ti metti in macchina e scappi. Con il cobalto 60 non funziona. L'esplosione lo polverizza in particelle microscopiche e lo scaglia nell'alta atmosfera. Le correnti a getto lo catturano. In poche settimane, la polvere radioattiva fa il giro completo del pianeta. Si mescola alla pioggia. Cade sui campi coltivati, sulle riserve d'acqua, sulle foreste, sugli oceani, su ogni singolo metro quadrato di superficie terrestre. Ovunque. Non esiste un posto dove andare. Fermati un secondo. Pensa a quello che hai appena sentito. Un'arma che avvelena il pianeta intero, che non lascia rifugio, che uccide per anni dopo la detonazione. E adesso chiediti, perché nessuno l'ha mai costruita? La tecnologia è banale. Qualsiasi nazione con armi nucleari potrebbe farlo. Il cobalto è economico. La reazione è nota. I calcoli sono pubblici. Li ha pubblicati Szilard alla radio. Allora perché? La risposta è il paradosso più assurdo della storia militare. Pensa a ogni guerra mai combattuta nella storia. Qual è l'obiettivo? Conquistare territorio, risorse, potere. Ma se avveleni il territorio con cobalto 60, quel territorio è inabitabile per almeno 10 anni. L'acqua è contaminata, il suolo è contaminato. Non puoi mandare soldati, non puoi costruire basi, non puoi coltivare cibo. Hai vinto niente. Hai conquistato un cimitero grande come la terra. Non puoi negoziare con i cadaveri. È un'arma che distrugge anche chi la lancia. Ma qualcuno ci ha pensato lo stesso. La dottrina si chiama MAD. Mutua distruzione assicurata. Funziona così. Io non ti attacco perché se lo faccio tu mi distruggi. E tu non mi attacchi perché se lo fai io distruggo te. Equilibrio. Terrore simmetrico. Per decenni il mondo è stato appeso a questo filo. La bomba al cobalto porta questa logica alla sua conclusione finale. Non è più io distruggo te e tu distruggi me. È io distruggo tutto, te, me e ogni cosa che è mai esistita. È il suicidio cosmico come strategia di difesa. E c'è qualcuno che l'ha messa in scena, questa follia, in un film che ancora oggi fa venire i brividi. Nel 1964 Stanley Kubrick girò Il dottor Stranamore. Nel film, l'Unione Sovietica costruisce una macchina del giorno del giudizio, un dispositivo automatico collegato a bombe al cobalto. Se l'Unione Sovietica viene attaccata con armi nucleari, il dispositivo si attiva da solo. Nessuno può disattivarlo, nessuno può fermarlo. Detona e uccide tutto il pianeta. Amici, nemici, neutrali, tutti. Kubrick si era ispirato direttamente a Szilard e il paradosso che mostrava nel film non era fantascienza, era logica pura. Ed ecco il twist devastante del film di Kubrick. Il dispositivo funziona come deterrente solo se il nemico sa che esiste. Ma i sovietici non l'avevano ancora annunciato. Stavano aspettando il momento giusto per la propaganda. E nel frattempo un generale americano impazzisce e ordina un attacco nucleare di sua iniziativa. Senza autorizzazione, senza logica. L'attacco colpisce l'Unione Sovietica,
La macchina si attiva. Fine del mondo. Nessuno voleva premere il pulsante, ma qualcuno l'ha premuto lo stesso. Per follia, per errore, per un difetto nel sistema che nessuno aveva previsto. E questo non è solo cinema. Questo è il problema reale della bomba al cobalto. Aspetta, non pensare che il film di Kubrick sia esagerato. Nel 1983, un ufficiale sovietico di nome Stanislav Petrov ricevette un allarme. Il sistema di rilevamento satellitare diceva che 5 missili nucleari americani erano in volo verso l'Unione Sovietica. Il protocollo diceva rispondere immediatamente con un contrattacco nucleare. Petrov aveva meno di 5 minuti per decidere. Decise che era un errore. Aveva ragione. Era un riflesso del sole sulle nuvole che aveva ingannato il satellite. Un riflesso. Il mondo si è salvato perché un uomo ha disobbedito agli ordini. Torniamo alla bomba al cobalto. Oggi 9 nazioni possiedono armi nucleari. Nessuna ha dichiarato di possedere una bomba al cobalto. Ma ascolta bene. Il cobalto è un metallo che si compra sul mercato. La bomba all'idrogeno già esiste. La reazione di cattura neutronica è sui libri di testo universitari. Costruire questa arma non è un problema di ingegneria, non è un problema di risorse, non è un problema di conoscenza. È un problema di scelta, di decisione. E il mondo che produce 150.000 tonnellate di cobalto all'anno per le batterie delle automobili elettriche sta seduto su una montagna di ingredienti. Capisci cosa significa? L'unica cosa che separa il mondo dall'estinzione non è un muro di cemento, non è un trattato internazionale, non è uno scudo missilistico, non è una tecnologia segreta, è qualcosa di infinitamente più fragile. È la razionalità di chi ha il potere di costruirla. Ci fidiamo del fatto che nessun leader, in nessun paese, in nessun momento di crisi, in nessuna notte insonne, in nessun attacco di paranoia, penserà mai che valga la pena. Ma la razionalità umana ha dei limiti, ha delle crepe. Kubrick lo sapeva. Petrov lo ha dimostrato. Szilard lo aveva previsto. Szilard non aveva pubblicato quei calcoli per vantarsi. Non era un pazzo. Era il contrario di un pazzo. Era lo stesso uomo che nel 1939 aveva capito, prima di tutti, che la fissione nucleare poteva diventare un'arma. Aveva avuto ragione allora. E nel 1950, 11 anni dopo, stava dicendo al mondo: guardate dove stiamo andando. Se continuiamo questa corsa, la conclusione logica non è la vittoria di qualcuno, è la fine di tutti. Non stava facendo una previsione, stava lanciando un avvertimento. E il mondo ha ascoltato. Finora. 400 tonnellate. Quel numero è ancora lì. Szilard calcolò che con 400 tonnellate di cobalto 60 disperso nell'atmosfera, la radiazione gamma al suolo supererebbe la dose letale su ogni metro quadrato di superficie terrestre. Ogni campo, ogni foresta, ogni oceano, ogni città. 400 tonnellate. Sembra tanto. Il mondo produce 150.000 tonnellate di cobalto all'anno per le batterie delle tue auto elettriche, per i tuoi telefoni. 400 tonnellate sono meno di 3 giornate di produzione mineraria mondiale. Meno di 3 giorni per cancellare la vita dalla faccia della Terra. Lascia che ti dipinga il quadro. Anno 0. Detonazione. Il cobalto 60 sale nell'atmosfera. Primo mese. Le correnti a getto lo distribuiscono sull'emisfero nord. Terzo mese. Raggiunge l'emisfero sud. Sesto mese. Copertura globale. La polvere radioattiva è ovunque. Cade con la pioggia. Si deposita sul terreno. Entra nella catena alimentare. Anno 1. I livelli di radiazione all'aperto superano la dose letale. Non puoi uscire. Anno 5. Ancora troppo. Anno 10. I livelli iniziano a scendere. Forse, se sei ancora vivo, se il tuo rifugio ha resistito,
se hai ancora cibo, se non sei impazzito nel buio. La bomba più terribile mai concepita dall'umanità non è mai stata costruita, non è mai stata testata, non è mai stata lanciata. Esiste solo come idea, come calcolo su un foglio di carta, come parole pronunciate in un microfono nel 1950. Ma le idee non si possono disinventare, i calcoli non si possono dimenticare e il cobalto 59 non ha smesso di esistere. L'arma che nessuno ha mai costruito è l'arma più democratica della storia, perché chiunque la potrebbe costruire, in qualsiasi momento, con materiali che si comprano, seguendo istruzioni che sono pubbliche. L'unica cosa che la tiene chiusa in una scatola immaginaria è una decisione, umana, fragile, revocabile. In questo momento, da qualche parte, in una miniera del Congo o dell'Australia, qualcuno sta estraendo cobalto dalla roccia. Lo impacchetteranno, lo spediranno, lo metteranno nella batteria del tuo prossimo telefono. Lo useranno per la chemioterapia che salverà qualcuno. Un metallo grigio, insignificante, che sta a un neutrone di distanza dalla fine del mondo. Noi esistiamo in questo equilibrio, ogni giorno, ogni notte, tra la cura e l'estinzione. Lo stesso atomo, la stessa fisica, la stessa reazione. L'unica differenza è l'intenzione di chi lo usa. L'unica cosa che ci protegge non è la scienza, non è la tecnologia, non è un muro, è una scelta. La scelta di non farlo, ogni giorno, ogni volta, da parte di ogni persona che ne ha il potere. E questa scelta finora ha retto 5,27 anni alla volta. La razionalità è una diga, ma le dighe possono rompersi. Io sono Renderium e questa era la bomba che nessuno ha mai costruito.